Se il tuo allevamento non funziona e stai facendo tutto bene, il problema è che probabilmente non stai davvero facendo tutto bene e lo vediamo in questo video. Ciao a tutti e benvenuti, partiamo subito. Non è detto che se fai tutto quello che ti hanno detto poi funziona. Mangime giusto, luce corretta, pulizia fatta bene, eppure non succede niente. Sono sicuro che ti stai ritrovando in quello che sto dicendo e i problemi principali che mi state elencando sono sempre gli stessi. Ci sono le persone che non riescono proprio a fare partire la coppia, quindi a fare le uova. Ci sono persone che invece riescono a fare le uova, ma le uova risultano chiare, risultano vuote, non fecondate. Poi ci sono invece quelli che riescono a fare le uova sono fecondate, ma non nasce niente. Ci sono invece poi le persone che riescono a fargli fare le uova sono fecondate, riescono anche a fare nascere i pulli, ma dopo pochi giorni i pulli muoiono. Questo vale per i canarini, ma vale anche per i pappagallini. I problemi sono sempre gli stessi. Scrivimi nei commenti se ti ritrovi in queste problematiche oppure se ne hai delle altre. Alla fine di questo video l'obiettivo è capire il problema che stai riscontrando e poi finalmente risolverlo. Partiamo subito dal problema di uova piene ma non nasce niente. Rimani fino alla fine del video perché quando scoprirai perché non fanno le uova o le fanno vuote oppure i pulli muoiono dopo che sono nati, rimarrai sbalordito, perché non è difficile, però bisogna conoscere bene il metodo e poi applicarlo. Quando i piccoli non nascono ma le uova sono piene, il problema è l'umidità, troppo poca umidità. È successo a tanti di voi quest'anno, perché quest'anno il tempo è stato un po' balordo, un po' freddo, un po' caldo e soprattutto c'è stato un forte vento. E guarda caso, in quei periodi in tanti mi avete scritto le uova non si schiudono. Mettete una vaschetta del bagno dentro alla gabbia in maniera che la femmina possa inumidire le uova, non fatelo voi, non bagnate le uova perché altrimenti rischierebbero di raffreddarsi, ma fatelo fare alla femmina che è capace a farlo. Soprattutto negli ultimi 2 o 3 giorni prima della schiusa, perché è in quel momento che ci deve essere la giusta umidità per poter garantire ai piccoli poi di rompere il guscio. Per tutti gli altri casi che ho citato prima, il problema sono i tempi. C'è il soggetto che è pronto prima, il soggetto che è pronto dopo e quindi non sono pronti tutti allo stesso momento. Il segreto è proprio lì, fare in modo che la coppia sia pronta allo stesso momento. E sono sicuro che questo caso è proprio il tuo. La maggior parte delle persone si ritrova le femmine pronte e i maschi ancora un po' indietro. Questo è il classico caso e diciamo che la soluzione, ne ho parlato in tantissimi video, è sempre quella, la famosa preparazione alla cova. Sento di persone che questa preparazione la fanno in corso d'opera. È il momento di mettere il nido, mettono il nido e automaticamente inseriscono degli integratori. È tardi, la preparazione va fatta prima. E la preparazione non serve solo a far fare le uova e a farle fare piene, serve anche ai soggetti per stare bene, per essere forti, per poi dare da mangiare ai pulli. A volte vi muoiono i pulli appena nati per diversi motivi. Uno di questi è che i genitori sono stanchi, sono già senza energia e quindi non riescono a imbeccare i pulli. Bisogna fare attenzione, in un nido pieno di pulli potrebbe morire schiacciato qualcheduno e in questo caso consiglio di aggiungere delle uova finte in maniera di evitare lo schiacciamento, perché magari i genitori li imbeccano, i pulli stanno bene, ma se sono troppi c'è il rischio che per un qualsiasi motivo la femmina li schiacci sul fondo del nido e i più deboli rimangono sotto.
mettendo uno o anche due uova finte si evita questo fenomeno di schiacciamento. Ti sei iscritto al mio canale? Se non l'hai ancora fatto, fallo adesso, fallo subito. Ecco, ti ho lasciato un po' di tempo e adesso andiamo avanti con il video. Quindi la prima cosa da imparare è di non forzare i tempi, di osservare bene i soggetti e metterli in cova quando sono realmente pronti tutti e due. Inoltre bisogna anche capire quando è il momento di resettare la coppia. Voglio dire, se la femmina di canarino, in questo caso, costruisce il nido ma non depone entro una settimana, massimo 10 giorni, vuol dire che non è ancora pronta a fare le uova. Quindi la prima cosa da fare è smontargli il nido e farglielo rifare. Ma se ancora non depone, bisogna resettarla, quindi bisogna partire dall'inizio. Quindi dividere la coppia, dare i giusti stimoli prima di metterli in cova ai soggetti e poi finalmente la femmina farà il nido, faranno le uova e nel frattempo le uova saranno state anche fecondate dal maschio. Se invece gli danno poco da mangiare o addirittura percepite che non gli stanno dando l'imbeccata, può essere o, come dicevo poco fa, genitori scarichi, genitori che non sono stati preparati a questo forte periodo di stress, oppure date solo semi, quindi una alimentazione base, invece bisogna dare qualche cosa in più, un pastoncino, c'è chi dà uovo sodo, c'è chi dà piselli, c'è chi dà perle, insomma un pastoncino più proteico, più ricco, che possa far crescere i piccoli velocemente e bene, che sia molto appetibile, così i genitori sono invogliati a darglielo, magari glielo fate conoscere un pochino prima, già nel periodo della preparazione cova, in modo che sanno già che quell'alimento è lì e va dato ai piccoli. E sicuramente le imbeccate ci saranno, i vostri pulli cresceranno e non moriranno, diciamo, durante la prima settimana. Possono morire anche per delle malattie, molto spesso dovute alla scarsa igiene. Le gabbie devono essere pulite, le mangiatoie e i beverini che si sporcano più facilmente vanno cambiati più spesso e se avete questo tipo di problema occorre fare delle analisi in un centro veterinario per farsi dare la cura giusta. Non affidatevi ai social, non affidatevi a cure fai da te, perché l'ha fatto l'amico ed è funzionato, perché ogni caso è a sé. Non tutti hanno lo stesso problema. In un allevamento è sempre meglio fare prevenzione, perché poi quando è il momento di curare, probabilmente è già troppo tardi o è il momento sbagliato. C'è molta confusione. Ci sono allevatori che sanno perfettamente cosa fare e hanno successo, e ci sono persone che minimalizzano troppo le cose da fare. Ecco, questo genera molta confusione a quegli allevatori che non hanno risultati oppure che stanno iniziando adesso. Quando dico allevatori, e qui vorrei essere chiaro, mi riferisco a tutte le persone che stanno facendo riprodurre anche una sola coppia, perché in quel momento stai allevando. Non è che si alleva per finta o si alleva seriamente, c'è un modo solo per allevare e quindi bisogna fare le cose giuste. Quindi se stai avendo dei risultati con il tuo modo di allevare, continua così, non devi cambiare perché magari ti hanno detto ma prova così perché stai sbagliando. Se il tuo metodo funziona, continua così, perché è il metodo adatto al tuo allevamento. Non tutti gli allevamenti sono uguali, c'è chi alleva all'esterno, c'è chi alleva all'interno, c'è la differenza geografica di temperatura, magari in un posto si deve cominciare in quel periodo e in un altro posto magari bisogna posticipare di un po' perché non ci sono le condizioni giuste. Quindi se il tuo metodo funziona, continua col tuo metodo e non cambiare niente. Se invece non stai avendo dei risultati, e allora sì che devi rivedere la tua gestione. E quando dico gestione,
Dico un insieme di cose, non è solo il momento della riproduzione. Abbiamo il momento della riproduzione, il momento che viene prima, il momento che viene dopo che è la muta, il momento di riposo, molto importante. Tante persone, specialmente nei pappagalli, non conoscono il momento del riposo. Molti mi dicono: i miei non riposano mai e fanno sempre un sacco di pulli, ma non ne faranno così tanti. Oppure, se ne fanno anche tanti, li stai facendo stancare, li stai stressando. Non vuol dire che fare tanti pulli continuamente vuol dire che sei bravo, vuol dire che stai ammazzando i tuoi animali. E basta, non ci sono altre spiegazioni. Il momento di riposo è fondamentale ed è fisiologico. Gli animali si riproducono quando è il momento giusto di riprodursi, per la conservazione della specie. Non si riproducono perché provano piacere e lo fanno solo nel periodo giusto. È chiaro che se in cattività stai ricreando il momento giusto tutto l'anno, loro si riprodurranno tutto l'anno. Se non sai come fare la preparazione e cosa fare durante tutte le fasi dell'allevamento, puoi tranquillamente andare a vederti qualche contenuto in abbonamento dove spiego passo passo quello che faccio io e dove le numerose persone che hanno aderito al programma stanno avendo dei risultati. Persone che non riuscivano nella riproduzione adesso hanno imparato un metodo e riescono regolarmente a fare i piccoli. Quindi devi smettere di anticipare, generalizzare e cominciare a saper leggere i segnali. Quando intervenire, quando resettare una coppia, quando fermarsi e capire quando un soggetto non è idoneo alla riproduzione. Se vuoi approfondire meglio questi concetti, guarda il video che ti sto consigliando in questo momento in sovraimpressione. Un saluto a tutti, ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video e a presto!